Mi chiamo Elena, non sono più giovane, ho 87 anni, ho vissuto una lunga vita, ho conosciuto la gioia e la tristezza, la speranza e la perdita. Oggi vado a vedere mio figlio. Sono passati molti anni. L'aereo è pronto a partire. Le persone intorno a me parlano. Alcuni ridono piano, altri siedono in silenzio. Una voce dice: allacciate le cinture di sicurezza. Ascolto e faccio quello che dicono. L'aereo comincia a muoversi, il mio cuore è pesante. Tanti ricordi tornano alla mente. Penso all'ultima volta che ho visto mio figlio. Era giovane e pieno di sogni. Mi disse: mamma, voglio studiare, voglio una vita migliore. Io gli risposi: vai, figlio mio, impara, sii forte. Poi partì. Gli anni passarono. Arrivarono lettere, poi telefonate, ma non l'ho più visto. Ora ho un biglietto, ho un posto, ho una destinazione. Chiudo gli occhi per un momento. Mio figlio mi aveva detto: vieni a trovarmi, mamma. Io gli dissi: sì, figlio mio, è il momento. Una voce interrompe i miei pensieri. Vuole qualcosa da bere? Apro gli occhi, guardo l'assistente di volo. Solo acqua, per favore, dico. Lei mi porge un bicchierino. Lo tengo tra le mani. L'aereo è silenzioso ora. Sento sussurri, sento passi, ma la mia mente è lontana, nel passato. Ricordo quando ero giovane. La vita era diversa, la vita era dura. Lavoravo ogni giorno e aiutavo la mia famiglia. Avevo anch'io dei sogni, ma aspettavo sempre il momento giusto. Ho fatto le scelte giuste? Ho fatto abbastanza? L'aereo scivola dolcemente nell'aria. Penso ancora a mio figlio. Mi riconoscerà? Avrà ancora bisogno di me? Il mio viaggio non è solo verso un'altra città. È un viaggio nel tempo, nei ricordi, nella vita. Non sono sempre stata una donna anziana. Una volta ero una ragazza. La mia famiglia era povera. Non avevamo molto. Ogni giorno lavoravamo. Mio padre lavorava nei campi. Mia madre cucinava e puliva. Io la aiutavo, quella era la mia vita. Un giorno sentii dei bambini leggere. Le loro voci erano chiare, ripetevano le parole più volte. Anch'io volevo imparare. Chiesi a mio padre: posso andare a scuola? Mi guardò e scosse la testa. No, Elena, disse, le ragazze non hanno bisogno della scuola. Le ragazze si occupano della casa. Non dissi nulla, ma dentro di me sentii qualcosa. Un piccolo fuoco. Una domanda. Perché? Perché i ragazzi possono imparare e io no. Di notte ascoltavo i miei fratelli. Parlavano della scuola, avevano dei libri,
Quando dormivano ne prendevo uno. Lo aprivo. Guardavo le lettere, le tracciavo con il dito, sussurravo le parole. Non capivo tutto, ma ci provavo. Mia madre mi vide una notte. Disse: Elena, devi dormire. Io dissi: voglio imparare. Sospirò, ma non mi fermò. Gli anni passarono, imparai poco a poco. Ascoltavo, copiavo le parole, facevo domande. Alcune persone ridevano di me. Perché ci provi? Sei solo una ragazza, ma io non mi fermai. Poi crebbi. Mio padre disse: è ora di sposarti. Ma io non volevo sposarmi. Volevo imparare di più. Dissi: no, padre, voglio una vita diversa. Si arrabbiò. Non capiva. Così lasciai la casa. Avevo paura, ma sapevo una cosa: volevo di più. Volevo un futuro. Volevo dimostrare che potevo essere più di ciò che gli altri credevano. Ho lasciato la mia casa senza niente, senza soldi, senza un piano, solo con la speranza. Ho camminato fino al paese vicino e ho cercato lavoro. La gente diceva: sei una donna, cosa puoi fare? Io rispondevo: posso lavorare sodo. Una donna gentile mi diede un lavoro. Aveva un piccolo negozio. Mi disse: puoi pulire, puoi aiutare i clienti. Io dissi: sì, grazie. Lavoravo ogni giorno, dalla mattina alla sera. Ascoltavo le persone parlare. Imparavo parole nuove. Osservavo come compravano le cose e come la donna gestiva il denaro. Un giorno le chiesi: puoi insegnarmi a contare i soldi? Lei mi guardò e sorrise. Sì, Elena, ti insegnerò. Imparavo in fretta e lavoravo duramente. Presto non facevo più solo le pulizie. Vendevo, aiutavo. La gente iniziò a conoscermi. Dicevano: Elena è intelligente, Elena è brava negli affari. Risparmiavo del denaro. Non era molto, ma era mio. Poi un giorno presi una grande decisione. Dissi: voglio un mio negozio. La donna rise. Non è facile, Elena. Io dissi: lo so, ma ci proverò. Trovai un piccolo spazio, comprai alcune cose da vendere, aprii il mio negozio. La donna rise. Non è facile, Elena. Io dissi: lo so, ma ci proverò. Trovai un piccolo spazio, comprai alcune cose da vendere, aprii il mio negozio. All'inizio nessuno veniva. La gente diceva: è solo una donna, fallirà. Ma io non mi fermai, sorridevo, accoglievo tutti con gentilezza, parlavo con calma. Lentamente la gente cominciò a venire.
Compravano piccole cose, poi di più. Il mio negozio cominciò a crescere. Un giorno arrivò un uomo. Mi guardò e disse: «Sei diversa, sei forte». Non sapevo cosa rispondere. Tornò il giorno dopo e quello dopo ancora. Poi mi chiese: «Vuoi sposarmi?» Pensai alle parole di mio padre: «È ora di sposarti». Ma questa volta avevo una scelta. Non ero più una ragazza senza voce. Ero una donna che aveva costruito la propria vita. Guardai l'uomo e dissi: «Sì, ma solo se mi rispetti e solo se mi lasci mantenere i miei sogni». Lui sorrise: «Sì, Elena». Ci sposammo, lavorammo insieme, facemmo crescere il negozio, poi nacque un figlio, mio figlio. Lo tenevo tra le braccia e guardavo il suo viso piccolo. Feci una promessa. Gli sussurrai: «Avrai una vita migliore, andrai a scuola, imparerai». Gli anni passarono, mio figlio crebbe, era intelligente, amava i libri. Un giorno disse: «Mamma, voglio studiare in città». Il mio cuore era pesante, lo volevo vicino, ma ricordai i miei stessi sogni. Sorrisi e dissi: «Vai, figlio mio, impara, sii forte». Fece le valigie, mi abbracciò. «Ti scriverò, mamma, ti chiamerò». Poi partì e io aspettai le sue lettere, aspettai la sua voce al telefono, aspettai il giorno in cui l'avrei rivisto. Gli anni passarono, mio figlio era lontano. All'inizio scriveva spesso e chiamava, diceva: «Mamma, sto studiando, sto imparando tanto». Io sorridevo, ero orgogliosa, ma piano piano le lettere arrivarono di meno. Le telefonate erano brevi. «Mamma, sono occupato», diceva. «Ho esami, ho lavoro». Io capivo, ma il mio cuore era vuoto. Un giorno aspettai la sua chiamata. Il telefono non squillò. Il giorno dopo, niente. Passò una settimana, poi un mese. Scrissi una lettera: «Figlio mio, stai bene?» Ma non ricevetti risposta. Mi chiesi: «Mi ha dimenticata? L'ho mandato troppo lontano?» Una notte, seduta da sola, il negozio era chiuso. La casa era silenziosa, guardai la sedia vuota, la sua sedia, ma lui non c'era. Pensai: forse non ha più bisogno di me, forse non avrei dovuto lasciarlo andare. Poi un giorno arrivò una lettera. Le mie mani tremavano mentre la aprivo. «Mamma, mi manchi. Ora ho un buon lavoro. Voglio vederti. Per favore, vieni a trovarmi». Le lacrime mi riempirono gli occhi. Accarezzai le carta. Mio figlio non mi aveva dimenticata. Mi voleva ancora. Ma potevo andare?
potevo lasciare tutto alle spalle. Rimasi seduta a lungo, poi presi una decisione. Sarei andata, comprai un biglietto, feci una piccola valigia. Arrivò il giorno del mio volo, ero all'aeroporto. Non ero mai salita su un aereo prima. Tutto era nuovo, luminoso e rumoroso. Una voce disse: «Passeggeri, per favore, salite a bordo». Feci un respiro profondo e camminai in avanti. Mi sedetti vicino al finestrino. La cintura era stretta. L'aereo cominciò a muoversi. Il mio cuore batteva forte, il motore ruggiva. L'aereo si sollevò nel cielo. Guardai fuori dal finestrino e sussurrai: «Sto andando a vedere mio figlio». Ma una domanda rimase nella mia mente. Mi riconoscerà? Guardai le mie mani. Ora erano vecchie. I miei capelli erano bianchi, il mio viso aveva rughe, mio figlio era partito da giovane, ora era un uomo. Mi vedrà ancora come sua madre? Mi abbraccerà come prima? Chiusi gli occhi. I ricordi tornarono. Le sue piccole mani che stringevano le mie. La sua voce dolce che diceva: «Mamma, raccontami una storia». La sua risata che riempiva la casa. Ora era lontano, viveva la sua vita. E se fosse cambiato? E se non avesse più bisogno di me? L'aereo volava tra le nuvole. Tenevo la lettera stretta tra le mani. Le sue parole erano lì. «Mamma, voglio vederti». Ma un'altra voce sussurrava dentro di me. E se l'avesse scritto solo per pietà? E se in realtà non mi volesse lì? L'aereo cominciò a scendere. Una voce disse: «Atterreremo presto». Le mie mani erano fredde, il cuore mi batteva più forte. Ecco, ci siamo, avrei visto mio figlio, ma la paura mi riempiva il petto. E se non fosse lì? E se avesse cambiato idea? L'aereo atterrò. Le persone si alzarono e presero le loro borse. Rimasi seduta per un momento. Poi mi alzai anch'io. Seguii la folla. Vidi un grande cartello: «Uscita». I miei passi erano pesanti. Entrai nell'aeroporto. La gente aspettava. Alcuni tenevano fiori, altri sorridevano e abbracciavano le loro famiglie. Cercai mio figlio, a sinistra, a destra, ma non lo vidi. Il mio cuore si fermò. Mi aveva dimenticata? Ero venuta per niente? Rimasi lì mentre la gente mi passava accanto. Nessuno mi guardava. Mi sentii piccola. Mi sentii sola. Passarono i minuti. Poi sentii una voce. «Mi scusi, signora, è lei Elena?» Mi voltai. Una giovane donna era lì. Aveva un viso gentile e teneva in mano un telefono. «Sì», dissi piano. Lei sorrise.
Suo figlio mi ha mandata. Non poteva venire. Aveva una riunione importante. Mi ha chiesto di accompagnarla da lui. Sentii qualcosa spezzarsi dentro di me. Mio figlio non era lì. Avevo viaggiato così lontano e lui non era venuto. Ma annuii. Va bene, lei prese la mia borsa. Mi segua, disse. Camminai con lei in silenzio. Fuori un'auto ci aspettava. Lei aprì la portiera. Prego, salga. Mi sedetti sul sedile posteriore. La portiera si chiuse. Le luci della città lampeggiavano fuori dal finestrino. Il mio cuore era pesante. Non era venuto. Aveva mandato qualcun altro. Volevo piangere, ma non lo feci. L'auto si fermò. La donna sorrise dolcemente. Siamo arrivati, disse. Guardai fuori. Era un edificio alto. La donna mi aprì la portiera. Suo figlio l'aspetta dentro, disse. Scesi e entrai. L'ascensore salì. Quando le porte si aprirono, lo vidi. Era lì, alto, forte, vestito con un abito elegante. Il suo viso era più maturo, ma era ancora il volto di mio figlio. Volevo sorridere, ma aspettai. Volevo che fosse lui a parlare per primo. Mi guardò. Le sue labbra si aprirono, poi si chiusero di nuovo. Fece un piccolo passo avanti. Poi disse: Mamma, mi dispiace tanto. La sua voce si spezzò. Gli occhi gli si riempirono di lacrime. Non me lo aspettavo. Si avvicinò e prese le mie mani, stringendole forte. Volevo venire, disse. Ci ho provato, ma non potevo andarmene. Avevo paura che fossi arrabbiata. Guardai mio figlio, il mio figlio ormai adulto, ma in quel momento sembrava di nuovo un bambino. Sorrisi e tenni le sue mani. Figlio mio, dissi piano, sono qui adesso. E in quel momento capii. Non mi aveva dimenticata. Continuava a stringermi le mani. La sua presa era forte, ma le mani gli tremavano. Mamma, disse ancora con voce dolce, mi sei mancata. Lo guardai. Il bambino che un tempo mi teneva la mano il suo primo giorno di scuola, il bambino che correva da me quando aveva paura. Ora era un uomo con un lavoro, una vita, dei sogni. Ma in quel momento era ancora mio figlio. Anche tu mi sei mancato, dissi piano. Sospirò. Pensavo che saresti stata arrabbiata. Pensavo che ti sentissi dimenticata. Scossi la testa. Ti ho aspettato, sì? Dissi. Ma sapevo che lavoravi sodo. Stavi costruendo il tuo futuro. È quello che ho sempre voluto per te. Chiuse gli occhi per un istante, poi mi guardò di nuovo. Mamma, avrei dovuto venirti a trovare.
Avrei dovuto chiamarti di più, sorrisi. Sono qui ora. Questo è ciò che conta. Mi lasciò le mani e fece un passo indietro. Vieni, disse con un sorriso. Andiamo a casa. Casa? Chiesi. Sì, rispose. La mia casa, la tua casa ora. Uscimmo insieme. L'aria era fresca, le luci della città erano luminose. Tutto intorno a me era diverso, ma qualcosa dentro di me era lo stesso. Non ero solo una visitatrice, non ero solo una vecchia donna venuta da lontano. Ero ancora una madre. Salimmo in macchina. Mentre guidava, lui parlava. Mi raccontò del suo lavoro, dei suoi sogni, delle sue difficoltà. Mi chiese della mia vita. Come va il negozio, mamma? Come va tutto? Risi. Il negozio va bene, ma gli affari non sono più facili. Lui sorrise. Forse posso aiutarti? Lo guardai. Mio figlio era ora quello che offriva aiuto. Il tempo aveva cambiato molte cose, ma l'amore no. Arrivammo a casa sua. Era grande, pulita e bellissima. Mi aprì la porta. Entra, mamma. Feci un passo dentro. La casa era calda. Sul tavolo c'era del cibo, il mio piatto preferito. Mi guardò e disse: «L'ho cucinato per te». Il mio cuore si riempì. «Grazie, figlio mio». Ci sedemmo insieme, mangiammo, parlammo, ridiamo. Quando la notte divenne silenziosa, mi guardò e disse: «Mamma, ho imparato tutto da te. Mi hai insegnato a lavorare sodo, a sognare, a non arrendermi mai». Gli occhi mi si riempirono di lacrime. Mi ero sempre chiesta se avessi fatto abbastanza, se avessi fatto le scelte giuste, se mio figlio avesse ancora bisogno di me. Ora conoscevo la risposta. Allungai la mano attraverso il tavolo e presi la sua. La vita continua a muoversi, dissi piano, ma l'amore non cambia mai. Lui sorrise. Sì, mamma, e ora siamo di nuovo insieme a Nui. Ero a casa, mentre siedo qui, nella casa di mio figlio. Penso alla mia vita, gli anni lunghi, i momenti difficili, le scelte che ho fatto. Un tempo ero una ragazza senza voce, una ragazza che voleva imparare, una ragazza che voleva di più. La gente mi diceva: «Non puoi». Ma io l'ho fatto. Voglio che tu pensi alla mia storia, al mio viaggio. Forse hai sogni che hai paura di seguire, forse stai aspettando che qualcuno ritorni, forse ti senti dimenticato, ma ascoltami, sei più forte di quanto pensi, sei più importante di quanto credi, non sei solo. Quindi non avere paura, vai avanti, credi in te stesso e non dimenticare mai, l'amore trova sempre una strada.